Quando arriva il postino e io riconosco questo scotch, sono già pronto a sorridere e non vedo l'ora di aprire lo scatolone. In questo caso l'ho già aperto e vi faccio un unboxing con questo fior di novità. Già, oggi parliamo di Tamron, ma prima lasciatemi ringraziare Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno, perché con questa collaborazione che ormai va avanti da parecchio tempo e anche, mi pare di dire fortunatamente, perché leggo i commenti che mi scrivete, le email che ci arrivano, stiamo presentando tanti obiettivi che spero possano essere anche di aiuto, cioè di orientamento per chi deve fare la propria scelta fotografica. RCE Foto è il più grande mercato di materiale e attrezzatura fotografica usata che abbiamo in Italia, ma quella garantita, non dimenticatelo mai. E allora questo adesso posso metterlo qui da parte, perché che cosa c'è dentro? Abbiamo parlato di Tamron? Assolutamente. E allora comincio, anzi prima vi faccio vedere l'imballo. Lo avete riconosciuto? 50, 400, che azzardo, ammazza, che roba strana, che focale, che range di focale particolare, un 50-400. E qua, un obiettivo tra l'altro con il suo peso, realizzato magistralmente, ma ve ne parlo nel video, anche se devo ancora inquadrarlo bene a fondo. Un 50-400, un 4x, sarà buono? Lo scoprirete nel video. E poi abbiamo detto Tamron, qui ragazzi non voglio pronunciarmi perché se no mi brucio già il video che ho in mente di fare, il 35 150 2.8 di Tamron, anche questo, che azzardo, un obiettivo impensabile da realizzare. Se è vero che Samyang ne ha fatto uno, è vero, Canon ha un 28-70 f2, ma qui, cari amici, stiamo parlando di un 35 che si spinge fino al 150. Si sarebbero potuti accontentare di un 2.8 costante, e invece no, parte da 2, creatività a manetta. Bello, forse una foto per ingolosirvi ve la metto, ma vi aspetto al video di approfondimento. Certo, sono quasi 2000 euro, 1.900 e rotti, non sono pochi, però probabilmente li vale davvero tutti. E poi ancora Tamron, ma sì, questo qua è arrivato il G2 di che cosa? Del 70-180. Quando ho letto del 70-180, bah, perché ridurlo? Perché quei 20 mm alla fin fine che cosa? Sono 20 mm che non spostano molto, perché avere in mano un 180 o un 200 mm cambia davvero poco, soprattutto poi essendo un 2.8, quindi un obiettivo da ritratto, da cerimonia. Faccio un passo avanti e ho pareggiato i conti. Il fatto è che pesa poco, è leggero, è più veloce dell'altro, insomma un altro pianeta. La versione G2 è ancora migliorata rispetto alla versione precedente. Però dove li montiamo questi obiettivi? Li montiamo qua, su una bella, magica, unica Sony A7R4, la quarta generazione di una fotocamera che ha fatto perdere la testa a molti fotografi. Molti hanno lasciato interi correi di Canon, Nikon per passare a Sony, ed erano anche i primi anni quelli con una 7R ancora un po' acerba, che andava ad aprire la strada delle mirrorless di qualità, con degli obiettivi che non erano ancora il massimo, non erano lì a, come posso dire, a rivaleggiare con i top master di Canon, di Nikon. E poi diciamocelo, anche i brand come Sigma, come Tamron dovevano ancora scoprire questo attacco mirrorless, e quindi non c'era tanta scelta. Scommessa vincente: A7R, A7R2, A7R3, arriva la 4, lo so, c'è già la 5, ma di quella ne parliamo un'altra volta. Beh, che cosa ci mettiamo su una Sony? Una bella comparativa questa volta possiamo fare, perché da una parte mi è arrivato, siete pronti? Cardiotonico pronto, l'85, 1.4, il G Master, 85 mm, 1.4, un bel bombardone, eccolo qua, con tanto di copriobiettivo, di paraluce, scusate, vedo di staccarlo senza fare danni, bello, c'è poco da dire, un obiettivo ben realizzato, solido, qualità delle lenti, accontenterà tutti i gusti, accontenterà tutti gli appassionati del ritratto. Che tipo di bokeh sarà? Cremoso, morbido, soffuso, tipo un filtro da paraffina, o un
pochettino più moderno, di quelli taglienti che rinuncia a questo decadimento così velato della messa a fuoco, e chi lo sa, ve lo racconterò nel video dedicato. E visto che stiamo parlando di 85 mm, non poteva mancare il fratellino, quello più piccolo, ma non chiamatelo così perché si offenderebbe. L'85 1.8 Sony è un validissimo obiettivo, come del resto tutti gli obiettivi 85 1.8, cioè sono delle scelte altrettanto valide. Certamente fanno un lavoro un po' diverso, nel senso che non riescono ad arrivare là, però al top, quel top, costa anche abbastanza soldi. E allora, vale davvero la pena? Solo voi avete la risposta. Guardate i video e magari vi chiarirete le idee.